Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Oggi parliamo degli shock culturali che ho vissuto quando sono stata a Filadelfia, negli Stati Uniti. Se avete visto il mio penultimo vlog, sapete già che appunto sono stata a Filadelfia per 10 giorni e in quel vlog vi ho chiesto se questo argomento sarebbe potuto essere di vostro interesse e devo dire che molti di voi mi hanno risposto di sì e quindi eccoci qui a parlarne. Allora, prima di tutto, prima di iniziare con i racconti, con i vari racconti, vorrei leggere insieme a voi la definizione di shock culturale, perché non è una cosa così scontata, no? Magari ci sono delle persone che non conoscono questa espressione. Shock culturale è un termine utilizzato per descrivere i sentimenti di ansia, smarrimento, disorientamento e confusione che una persona prova a causa di un improvviso cambiamento dello stile di vita dovuto al trasferimento in un ambiente sociale e culturale differente, per esempio un paese straniero. Ecco, allora io ho trovato questa definizione molto forte nella scelta delle parole. Essendo stata solamente 10 giorni, ovviamente la mia esperienza è stata abbastanza superficiale, non mi sono trasferita negli Stati Uniti, quindi i miei racconti sono più che altro basati su delle esperienze, su delle differenze culturali che io ho notato in diversi momenti. Non sono delle cose così diverse da provocare uno stato di smarrimento addirittura, quindi non so se sia corretto usare l'espressione shock culturale per descrivere ciò di cui vi parlerò in questo video, ma per facilità di cose useremo comunque questa espressione. C'è in realtà una cosa che però mi destabilizza parecchio quando vado all'estero, che è l'assenza del bidet. Lo dovevo dire, mi dispiace, a costo di sembrare banale, ma lo dovevo dire. Questo video, come avrete capito, è un video di conversazione informale, quindi vi racconterò le cose man mano che mi vengono in mente. La prima cosa che mi viene in mente di cui vorrei parlare è la velocità del servizio nei ristoranti, perché alla fine è un contesto in cui la maggior parte delle persone che va in un paese straniero si ritrova più spesso, no? Si va al ristorante, quindi partirei da lì. Ho notato che il servizio nei ristoranti è estremamente veloce, è tutto molto veloce e la presenza dei camerieri è una presenza costante, costante. Sono sempre lì in agguato, io li ho percepiti un po' così a volte, perché molto spesso vengono al tavolo e chiedono come va, tutto bene, avete bisogno di qualcosa, eccetera, eccetera. In Italia il servizio è diverso, nel senso che i camerieri arrivano al tavolo nel momento in cui bisogna prendere le ordinazioni, portare i piatti in tavola e sostanzialmente quando il cliente ha bisogno di loro. Quindi diciamo che la sensazione generale da parte mia è sempre stata quella di dover mangiare in fretta, in qualche modo. Ancora di più nel momento in cui i camerieri portano il conto senza che il cliente lo abbia chiesto, quindi è consuetudine. E la prima volta che mi sono vista arrivare il conto al tavolo è arrivato insieme al dolce, quindi ho pensato, ok, ci dobbiamo sbrigare, ce ne dobbiamo andare perché il cameriere vuole che liberiamo il tavolo, ok, ho capito, e quindi insomma ho mangiato il dolce con un po' di fretta e per me tutta questa velocità al ristorante è una cosa che ho sofferto un pochino anche perché io mangio molto lentamente e quindi insomma ecco, c'è anche questa abitudine personale da considerare in tutto ciò. Comunque questo per dirvi che l'esperienza al ristorante è molto diversa negli Stati Uniti rispetto all'Italia. In Italia è molto più rilassata l'esperienza al ristorante e soprattutto il conto al tavolo arriva solo nel momento in cui il cliente lo chiede. Perché il cameriere che porta il conto senza che nessuno lo abbia chiesto
è visto un po' come una cosa per mettere fretta al cliente per farlo andare via. Con l'arrivo del conto inizia anche tutto il discorso della mancia. Cavolo, ho avuto la sensazione che negli Stati Uniti si debba lasciare la mancia per tutto, per qualsiasi cosa, non solo al ristorante, e ovviamente questo rende tutto molto più costoso. Ho trovato mangiare fuori negli Stati Uniti molto molto costoso per le mie tasche, diciamo, proprio perché c'era nei ristoranti questa aggiunta della mancia da cui non si può scappare, sei un po' costretto a lasciare la mancia nei ristoranti. Invece nei caffè, quando ordinavo il caffè da asporto, sono riuscita ad esercitare il mio libero arbitrio e ogni volta quando mi chiedevano la mancia sullo schermo, cliccavo no, zero mancia. Perché effettivamente non c'era il servizio e soprattutto mi sembrava già un po' esagerato pagare $20 per 2 cappuccini e un cornetto, quindi lì mi sono sentita di rifiutare di dare la mancia. Però per esempio nei ristoranti non mi sono sentita di avere la possibilità di farlo. E quindi questo. E appunto per sottolineare un po' la differenza tra Stati Uniti e Italia, in Italia, per quanto riguarda il discorso della mancia, si dà solamente nei ristoranti e si dà solamente se si vuole dare. Quindi il cliente in totale autonomia decide se lasciare la mancia e quanto lasciare di mancia, in base ovviamente alla sua esperienza nel ristorante. E quindi questo è quanto per il discorso dei ristoranti e della mancia. Che altro mi viene in mente? Sì, mi viene in mente una scena divertente sul treno per andare da Philadelphia a Bryn Mawr. Per andare al college prendevamo il treno la mattina e ovviamente sul treno dell'andata nessun problema perché si scendeva alla stazione della metro e dei treni da Philadelphia città, si faceva il biglietto alla biglietteria, quindi compravo il biglietto alla biglietteria, superavo i tornelli e salivo sul treno con il biglietto in mano. E devo anche sottolineare che dalla stazione di Philadelphia si poteva comprare solamente il biglietto di andata e non quello di ritorno. Questo è un elemento importante per il racconto che vi sto facendo. Per tornare invece a Philadelphia da Bryn Mawr, non c'era la possibilità di comprare il biglietto prima di salire sul treno, perché alla stazione di Bryn Mawr non c'era la biglietteria, non c'erano neanche le macchinette automatiche per comprare i biglietti e sostanzialmente tutto era fatto solamente per chi ha l'abbonamento, no? La tessera, quella mensile o annuale. E quindi come fare? Ovviamente mi era stato detto che il biglietto si poteva fare sul treno tranquillamente perché era consuetudine fare così. Quindi la prima volta che appunto ho preso il treno da Bryn Mawr per andare a Philadelphia sono salita sul treno senza biglietto e questa cosa ha creato in me una grande agitazione perché qui in Italia salire sul treno senza biglietto è una cosa illegale, nel senso che se sali sul treno senza il biglietto vuol dire che tu non vuoi pagare il biglietto e vuoi usare un servizio senza pagarlo. È una cosa che fanno le persone senza senso civico. Quindi per me salire sul treno senza il biglietto è stata una cosa molto strana. Questa mia sensazione di agitazione c'è stata solamente la prima volta, ovviamente, però appunto la prima volta che sono salita sul treno senza biglietto l'ho trovato molto strano, mi sono sentita in difetto, che è una cosa che non mi piace assolutamente, perché poi ho cominciato a pensare, e se il controllore non riesce ad arrivare in tempo alla nostra carrozza, come faccio poi? Scendo dal treno senza avere un biglietto, poi come passo ai tornelli? Penseranno che non ho voluto pagare il biglietto, insomma, mi sono fatta un po' prendere dall'ansia. Però alla fine è andato tutto bene, il controllore è arrivato, ho fatto il biglietto e tutto è andato per il meglio. Un'altra cosa che mi ha stupito, barra sorpreso, barra divertito, mentre eravamo su questo treno del ritorno, perché poi i treni che prendevamo la mattina non erano così, ma sui treni che prendevamo nel tardo pomeriggio per tornare a Philadelphia
I controllori, oltre a fare i biglietti, controllare i biglietti e gli abbonamenti, dovevano anche chiamare le fermate urlando e aprire le porte del treno e buttare giù le scalette in un certo modo, cioè fare in modo che i passeggeri potessero scendere. Quindi non era una cosa automatica del treno, ma era il controllore che doveva gestire tutte queste fasi del viaggio. E questa per i treni l'ho trovata una modalità un po' vecchia e quindi questo mi ha un po' stupito, ecco. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi sono i convenevoli, perché una cosa che ho notato e che è molto diversa da ciò che facciamo qui in Italia è che le persone per strada, nei negozi, anche se non si conoscono, si chiedono in continuazione come stai, come va, tutto bene? Ed è proprio un modo comune e diffuso per iniziare una conversazione. Il primo giorno, i primi 2 giorni, nel corso dei primi scambi, queste domande mi hanno un po' colto di sorpresa perché non me le aspettavo ovviamente, perché in Italia noi chiediamo come stai solamente alle persone che conosciamo perché vogliamo sapere veramente come sta quella persona, quindi ci aspettiamo una risposta sincera. Quindi all'inizio io mi sentivo un po' quasi in dovere di rispondere sinceramente, però poi ovviamente ho capito che era semplicemente un modo di approcciare le persone. C'è stato un episodio, c'è stato un giorno in cui ho sofferto molto questa ripetizione di convenevoli, distoglieva dal punto della conversazione. Vi spiego meglio. Sono entrata in un negozio per comprare un regalo e ovviamente entro nel negozio e ci sono i primi convenevoli, ovviamente. Ciao, tutto bene? Sì, tutto bene. Tu come stai? Eccetera, eccetera. Dopo questi convenevoli chiedo che cosa voglio comprare in quel negozio. E già qui questo è molto diverso perché in Italia, appunto, non essendoci tutti questi convenevoli, quando entro in un negozio chiedo semplicemente che cosa mi serve o che cosa sto cercando e introduco la mia richiesta con buongiorno o buonasera e finisce lì. Volevo comprare un cappello e farlo personalizzare, il commesso mi dice che non è possibile farlo subito e che l'ordine sarebbe stato pronto per il giorno successivo o 2 giorni dopo, non mi ricordo esattamente. Ho risposto che per me andava bene e in quel momento ho lasciato il numero di cellulare perché il commesso mi aveva detto che c'era una possibilità di poterlo anche fare prima in giornata. Quindi noi andiamo via, andiamo a fare altre cose, passano 20 minuti e il commesso mi chiama e la telefonata inizia con altri convenevoli. Ciao, come stai? Come va? Tutto bene, grazie. Tu, come stai? Sì, tutto bene, eccetera. Mi dice appunto che è possibile fare il cappello, quindi io torno al negozio, accetto di tornare al negozio e passano 15 minuti, il tempo proprio di tornare al negozio. Quando arrivo al negozio, entro al negozio, il commesso mi richiede come sto. Come stai? Tutto bene? E c'è di nuovo questo scambio. Ah, grazie, sì, io sto bene, non mi lamento. E tu come stai? Eccetera, eccetera. Io nella mia testa pensavo, ma dobbiamo ogni volta rifare questa cosa? Perché questa è la terza volta che ci chiediamo come stiamo nell'arco di 40 minuti, nell'arco di un'ora. Quindi ritorno al negozio e mi dice, ah sì, aspetta 10-15 minuti, fatti un giro, così quando torni il cappello è pronto. Ok, mi faccio un giro. Torno dopo un quarto d'ora e ripartono i convenevoli appena mi vede. Ah, ciao, come stai? Tutto bene? Ma davvero, me lo richiedi di nuovo? È la quarta volta. Dimmi solamente se mi puoi fare questo cappello oggi oppure no. Nel senso, andiamo al sodo. Alla fine ce l'ho fatta a prendere questo cappello. Però, insomma, ecco, in quell'occasione tutti quei convenevoli, nell'arco di poco tempo, con la stessa persona, mi hanno un po' stancato dal punto di vista comunicativo. Cioè, nella conversazione ho trovato che tutti questi convenevoli ogni volta rallentassero le cose. E niente. Questo è quanto. Mi fermo qui perché comunque è una chiacchierata bella lunga
E se avete dubbi o domande o curiosità, lasciateli nei commenti qui sotto. E io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi siate fatti una risata insieme a me e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!